Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò conoscere la pinza, l'ultimo, era rimasto l'ultimo disponibile, la pinza crimpatrice. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Rido perché questa introduzione l'ho provato a fare almeno 15 volte, speriamo che questa volta mi vada bene. Allora, oggi vi farò conoscere la pinza crimpatrice della Parkside, comprata a Lidl a 19,99 €. È una pinza crimpatrice che serve per crimpare, quindi per stringere i puntalini, questo particolare tipo di connettori di capocorda. Premessa: io non sono un elettricista. Perché l'ho comprato? Proprio perché, non essendo un elettricista, con questi dovrei riuscire a ottenere dei risultati migliori, e proprio perché io non sono un elettricista, sono uno di voi, compro le cose Parkside alla Lidl, le testo, vedo come vanno, se mi ci trovo bene me le tengo, e questa prova la farò davanti a voi in modo che anche voi eventualmente possiate rendervi conto delle sue capacità e decidere se tenerla oppure no. Ovviamente dopo averla provata anche voi, e se l'avete comprata scrivete giù, fatemi sapere cosa ve ne sembra, insomma le prove che avete fatto, se siete soddisfatti o meno. Ma ora basta parlare e vediamo com'è fatta. Iniziamo. Come ogni recensione che si rispetti, quindi iniziamo dalla confezione. Apriamo questo contenitore, all'interno troviamo i vari puntalini suddivisi con i vari scompartimenti, e questa è la pinza crimpatrice. Nella parte bassa troviamo in realtà anche questa guida rapida in cui ci sono alcune indicazioni e le misure corrispondenti dei vari puntalini. La misura si riferisce ai millimetri quadri, non ai millimetri. Basatevi su queste misure per capire quale puntalino dovete utilizzare, ma eventualmente potete anche misurarli, insomma, semplicemente guardando se si inserisce o meno. Se siete degli hobbisti e non avete esperienza, comunque potete utilizzarli e ottenere un buon risultato, anche se non è paragonabile a quello dei professionisti. Questa non è una pinza professionale, siamo degli hobbisti, anziché unire appunto arrotolando il cavo, con questo il lavoro viene sicuramente meglio. Il rame va spellato per la lunghezza uguale o superiore, ma meglio superiore, rispetto alla lunghezza del metallo, e tra l'altro non va assolutamente arrotolato, va utilizzato in questo modo. Allora, io ho già spellato questo cavo, un cavo di terra. Proviamo a prendere alcuni puntalini di dimensioni piccole e vediamo. Facciamo subito un esempio. Considerate che io finora ho utilizzato questi puntalini crimpandoli con altre pinze crimpatrici non adatte, e il risultato ve lo lascio solo immaginare. Insomma, diciamo, trattenevano a malapena il rame, si sfilavano facilmente e non andavano sicuramente bene. Allora, questo è un puntalino che, come vedete, scorre con molta facilità, quindi io mi regolerei in questo modo. Vi consiglio, se non avete esperienza, di fare in questo modo. Questo non va bene perché anche crimpandolo non riesce a stringere correttamente. Quello di colore grigio invece si inserisce con la stessa facilità, però oppone della resistenza, quindi questo ci fa capire che il rame ha praticamente lo stesso diametro di questa parte metallica che vediamo qua. Deve uscire in questo modo un pochettino di rame. A questo punto possiamo crimparlo. Se provassi con la misura più piccola, quella di colore bianco, non riuscirei a utilizzarlo, quindi questo è quello che va bene. A questo punto prendiamo la nostra pinza. Tra l'altro qua abbiamo le misure riportate, quindi se dovessimo comprare dei puntalini non ricordiamo quali siano quelle in dotazione, sappiamo che vanno da 0,25 a 10 mm, parlando sempre di sezione. Quindi a questo punto apriamola, così si richiude, così si apre. Se io lo premo fino ad un certo punto, come vedete, si arresta, poi portandola a fine corsa si riapre. Quindi apriamola, mettiamo il puntalino all'interno e semplicemente stringendo questa parte riusciamo a crimpare. Considerate che io ho le mani grandi e effettivamente l'apertura di questa pinza è un po' abbondante, quindi aiutatevi casomai avvicinandolo in anticipo, e almeno per i puntalini più piccoli dovreste riuscire a non avere problemi. Altrimenti, se avete le mani piccole, devo essere sincero, guardate, arrivo a malapena con il medio ad afferrarlo, però io ho le mani grandi. Allora, inseriamo il puntalino. A questo punto, questa parte con queste 4 morse che si avvicinano stringerà. Dopo aver stretto, lasceranno dei solchi e faranno in modo quindi che il rame rimanga trattenuto all'interno. Esteticamente, come crimpatura, mi piace. Obiettivamente, dal punto di vista estetico, sembra una crimpatura fatta bene. Ora bisogna vedere. Proviamo a tirare e non si stacca assolutamente. Guardate, si capisce la forza che ho impresso, mi sono pure spellato il dito, ma non si riesce a staccarlo perché effettivamente ha fatto una gran bella crimpatura. Adesso proviamo a stringere in questo modo. Come vedete, riesce a scorrere il cavo, ma ok, guardate, è ancora crimpato. Quello che si è staccato è la parte colorata, quindi la crimpatura regge perfettamente. Sono contento perché il risultato è super giù, quello che deve essere. Dico super giù perché, non essendo un professionista, non spero di ottenere un risultato professionale, però avete visto come effettivamente il puntalino sia rimasto nella sua sede. Ok,
Quindi questo è il funzionamento della pinza crimpatrice. Poi se dobbiamo inserirlo all'interno di un alloggiamento, come può essere qualcosa che riguarda un impianto audio, come può essere un mammut di questo tipo, si inserisce, si stringe la vita e ci dà la possibilità di lavorare in modo molto più pulito. Solitamente, come abbiamo detto poco fa, i cavi si arrotolano, però può succedere su alcuni cavi come questo, che abbiano i fili di rame molto più sottili, di avere un poco di difficoltà, perché effettivamente tendono ad arricciarsi con più facilità, quindi non sempre riescono benissimo. Vedete come si piega il rame? Quindi facendo una cosa di questo tipo sicuramente non è un lavoro fatto bene, dovreste evitare che accada. Ripeto, essendo possibilmente un impianto audio, volendo possiamo anche tirare quel filino, però non andrebbe fatto, non dovrebbe succedere. In questo caso il rame è più sottile, oltre a non sporgere, perché come vedete la guaina ha un certo spessore, quindi non entra nell'alloggiamento in basso. Quindi proviamo a fare una crimpatura anche in questo caso, e qua non dovrebbe tenere. E infatti si sfila. Un puntalino che non ha la misura adatta non riesce a stringere il rame, e soprattutto se piegandosi, come è successo poco fa, ne ho tirato uno, se voi ne togliete 2 o 3 riducete ulteriormente il diametro, quindi riducete la presa, la pressione, e non riuscirà a lavorare. Questi sono dei diametri molto più abbondanti, molto più grandi, e in questo caso per esempio io avrei difficoltà. Nonostante le mani grandi non riesco a stringere con molta facilità. Ora però continuiamo a guardare la pinza per bene. Allora, come vedete qua abbiamo anche questa regolazione con più e meno, serve ad avere più o meno forza, quindi abbiamo questa vite che la blocca, quindi svitiamo. Allora, l'ho girata praticamente tutta, reinserisco la vite e vediamo se abbiamo un risultato differente. Ovviamente la proverò prima a vuoto. Allora, portandola al minimo già sento una forza, una resistenza molto minore rispetto a quella che sentivo poco fa, mentre prima dovevo fare un pochettino più forza, così ho una resistenza minore. Messa invece al massimo, arrivati a fine della sua corsa, qua ha una resistenza maggiore, quindi darà una crimpatura molto più forte. Quindi reinseriamo un altro puntalino e proviamo a utilizzare la stessa misura, tutta la stessa condizione praticamente di poco fa, però cambiando le impostazioni sulla pinza. Quindi inserito lo stesso tipo di puntalino, proviamo a crimpare. Eh sì, la forza che sento dato al puntalino mi sembra maggiore effettivamente, anche i segni lasciati sono molto più profondi, quindi vediamo se riusciamo. Eh sì, questa volta è rimasto, quindi con questo riusciamo a dare maggiore o minore forza ai puntalini, quindi avere una crimpatura maggiore. Proviamo a tirare così. Anche in questo caso si stacca la parte in plastica, ma rimane perfettamente crimpato, quindi ok. Questa regolazione consiglio di utilizzarla per i puntalini o comunque quando si ha un rame sottile e si vuole avere una crimpatura molto più decisa. Considerando che la sostituzione eventuale di questo sistema per piccoli impianti, soprattutto stiamo parlando di impianti audio bassa tensione, quindi qualche piccolo impiantino su qualche macchinario, potete ottenerla semplicemente stagnando il cavo, come quando dovete saldarli, perché quello che succede spesso è che si rovina. Invece in questo modo si spella, si inserisce il puntalino e non c'è nessun tipo di problema, quindi o lo stagnate oppure fate in questo modo. Poi per quanto riguarda la pinza funziona bene, è semplicissima, mi aspettavo almeno di avere la forma delle dita, quindi una facilità maggiore, e mi aspettavo soprattutto di avere un'apertura molto minore. Effettivamente ragazzi, qua siamo vicini al fulcro, abbiamo una presa più agevolata, ma non riusciamo a stringere. Se ci allontaniamo, quindi con una leva più favorevole, guardate, ho aperto praticamente tutta la mano, con l'indice non arrivo, col medio arrivo all'estremità. Quindi ci sono da considerare queste cose, però per il resto va bene. Se non siete professionisti e avete comprato questa pinza, ora sapete almeno come funziona. Se invece lo sapevate già, siete degli esperti, commentate, dite la vostra, perché può servire a me e può servire a tutti gli altri che stanno guardando questo video. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando qua giù sul pollicione in su, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto. Tutti dovevi aprire così. Ciao da Riccardo e a presto.